Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario e la via dell'amore per settembre 2025. Beh, ragazzi, è uscito il mondo. Direi che potrebbe essere un periodo di chiusura cicli, raggiungimento di alcuni risultati, appagamento anche se vogliamo. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con il giudizio, ragazzi, carte forti, devo dire. 8 di bastoni, asso di coppe, 10 di pentacoli, cavaliere di coppe, un cavaliere di pentacoli, 2 di coppe e asso di spade. Belle carte, ragazzi, Allora, partiamo da questo giudizio. Io credo che qui qualcuno o potrebbe ricevere, magari l'avete già ricevuto, una telefonata, una chiamata, una comunicazione, un messaggio, un WhatsApp, una notizia, da parte di qualcuno che è lontano, oppure può far riferimento al fatto che prenderete consapevolezza dei sentimenti di qualcuno o dei vostri sentimenti nei confronti di qualcuno. Mm. Diavolo e regina di coppe. Datemi una carta per il diavolo. Mm. Sono usciti i 7 di bastoni e l'asso di denari. È come se qualcuno facesse fatica a controllarsi, Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Cinque di coppe e temperanza. Voglio andare a vedere anche l'asso di coppe. 3 di pentacoli. Re di coppe e imperatrice. E guardate ragazzi, potrebbe essere effettivamente qualcuno che ritorna dal passato. Se così fosse, se seguiamo questo filone, diciamo così, ehm, credo che sia una persona con la quale dobbiate ancora sanare, guarire delle cose, ma potrebbe anche far riferimento, diciamo la seconda chiave di lettura, potrebbe essere il fatto che vi renderete conto, o qualcuno lo ha già consapevolizzato, che insomma l'altra persona potrebbe non essere esattamente una persona che riesce
che riesce a controllarsi o che tenta di controllarvi, c'è qualche tema legato al controllo. Ed è come se qualcuno si difendesse o tenesse lontano un inizio. Qui è come ok, ne parliamo, ti faccio presente che non sono nelle condizioni di perdonarti, di uscire con una persona nuova, adesso dipende anche lì dalla situazione in cui siete. In realtà però con questo asso di coppe devo dire che secondo me la voglia di innamorarsi, di avere una relazione, di stare bene c'è, ma io credo che non vi convinca tanto la persona, sinceramente. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Papa e morte, caspita. Qui potrebbe esserci di mezzo qualche altro matrimonio, qualche divorzio che non, qualche separazione che non arriva a essere divorzio. Potrebbe anche esserci una questione di mentalità familiare dove prima di andare, per esempio, a convivere o cose di questo genere si debba essere sposati o si debbano comunque regolarizzare le cose. Cioè io ho come la sensazione che ci sia qualche tema con l'ufficializzare la relazione. Effettivamente abbiamo anche un diavolo qua, ci potrebbe essere qualcuno che è dentro una relazione illegale, mettiamola così, come se uno dei due potesse essere sposato, l'altro no, o se non è il matrimonio in sé, anche se vi dico, ci sono 10 di pentacoli e papa, è facile, perché sono due carte di contratti scritti. Però potrebbe essere anche semplicemente una convivenza, una relazione già esistente. Non so, è come se ci fosse qualche tema qua che non vi va giù e che vorreste chiarire prima di iniziare qualche cosa di nuovo con questo asso di coppe. E questo tema io ho la sensazione che potrebbe essere o un'ufficializzazione della relazione, potrebbe anche fare riferimento al dobbiamo fare le cose di nascosto, c'è come qualche cosa che non vi torna, che vi sa di losco. Qui abbiamo un diavolo, è un qualche cosa che costringe, che controlla, che stringe la relazione, non gli permette di svilupparsi. Però andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Abbiamo un matto e un 9 di bastoni. Vi dico, qui il consiglio delle carte è come di comunicare qualcosa. Sia l'otto di bastoni che il cavaliere di coppe sono due carte di qualcuno che comunica, che viene a parlare di temi seri. Qui potrebbe forse essere più riferito a quello che c'è stato in passato, nel caso fosse un ex, ma anche semplicemente, se fosse una persona nuova, potrebbe essere quello che avete vissuto nel vostro di passato, motivo per cui avete bisogno di fare le cose in un certo modo. E qui ci potrebbe essere come una proposta a trovare una via di mezzo. Potrebbe esserci anche un tema con la fiducia, come se dovesse acquisire fiducia dell'altra persona o semplicemente fiducia in voi stessi e nelle vostre percezioni. Perché comunque con i 9 di bastoni, ragazzi, c'è una certa dose di paura nel ributtarsi nella mischia. Andiamo a vedere il cavaliere. Re di pentacoli e re di bastoni. Andiamo a vedere anche il 2 di coppe. Guardate, vi dico che secondo me qui
c'è un problema di equilibrio. Io credo che qualcuno abbia vissuto in passato relazioni disequilibrate e potrebbe essere quello a cui fa riferimento il diavolo e che quindi si tengano lontano gli altri perché non si sia ancora definito un proprio equilibrio interno. Quindi l'uscire, il frequentare questa persona, magari nuovamente, se è un ex, non vi fa sentire sicuri, è come se non foste ancora sicuri di riuscire a mantenervi nel vostro centro, ma di fondervi troppo nei confronti dell'altro, di darvi troppo, di non farvi rispettare. E qui, secondo me, se non è una questione di matrimonio o di relazioni già esistenti, potrebbe essere proprio il tema del mettere certi tipi di regole. Cambiare, qui avete la morte, cambiare con i vecchi schemi di comportamento, cioè non è più come prima, non sono più come prima. Adesso in avanti le cose si fanno in un altro modo, è come se doveste riacquisire la fiducia sia in voi stessi che negli altri. Qui io ho come l'idea che costruirete ognuno dei due il proprio recinto personale, la propria zona sicura. Una volta che vi sentirete sicuri con questo due di coppe, troverete un punto di incontro. Secondo me con questo asso di spade attraverso la comunicazione. Ma guardate ragazzi, avete 6 di pentacoli e il mondo alla fine della lettura. Io sento che il parlar chiaro è la via giusta per definire i propri spazi all'interno della relazione. Riuscirete comunque a trovare un punto di incontro. Se siete single vi dico che è facile che nel mese di settembre incontrerete qualcuno. Potrebbe essere una relazione molto equilibrata, considerato il 6 di denari, che è una carta che dà ma anche riceve, cioè parla del dare e del ricevere, dell'equilibrio tra dare e ricevere. E poi abbiamo il mondo, quindi che rivediamo già qui, è una carta di compimenti, di raggiungimenti dei risultati, è come se si arrivasse ad un dunque. Andiamo a vedere l'asso. 8 di bastoni che avete già qui, carro e 3 di bastoni. È come se finalmente aveste la serenità di dire dove volete andare con questa persona. Perché maturando il vostro centro, lavorando sul vostro equilibrio personale, automaticamente anche la relazione ha la possibilità di essere una relazione in pieno equilibrio. Bellissima lettura, amici dell'Acquario, promette molto bene. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Oh, guardate, carta numero 41, anime gemelle. Wow, ma che bello. E avete anche il 2 di coppe, che potrebbe fare riferimento alle anime gemelle e il giudizio. E poi abbiamo co-creare, carta numero 40. 40 e 41. Guardate, ve le metto così che anche se le leggiamo potrebbe essere una frase di senso compiuto. Co-creare le anime gemelle. Allora, la co-creazione fa riferimento alla creazione cosciente, cioè fa riferimento a sapere che nel momento in cui io penso qualcosa, sto già creando quel qualcosa. Se io penso che non c'è nessuno là fuori per me, io creo quel tipo di realtà. Se io invece inizio a pensare che c'è effettivamente una persona che combacia perfettamente con me, sì, inizio a creare quel tipo di realtà. Quindi il co-creare qui è l'essere coscienti di quello che si pensa e di quello di cui si parla, quello che esce dalla bocca, perché ogni parola che noi emettiamo crea una vibrazione. Vibrazione dopo vibrazione si manifesta. E secondo me, ragazzi, questo mese è un mese ottimo per iniziare a manifestare la vostra anima gemella, perché tutte le energie mi dicono che avete la possibilità di conoscere o rivedere una persona che potenzialmente potrebbe essere la vostra anima gemella. Andiamo a vedere l'I Ching. Carta numero 55, la pienezza. Carta numero 23, l'usura del tempo. Carta numero 53, intimità. Allora, andiamo un po' a vederle. Allora, ragazzi, iniziamo con la carta numero 55,
che nel libro viene definita la carta dell'abbondanza e ci dice: è il tempo dell'abbondanza. Una persona nobile e saggia la conquista di solito perché sa come comportarsi e ha forte volontà. Purtroppo questo è un tempo eccezionale e perciò a breve durata. Ma la persona saggia non si rattrista per questo. Anche in un periodo breve egli può fare in tempo a compiere tante cose, a fare e a spandere il bene attorno a sé, come il sole di mezzogiorno. Bella. Andiamo a vedere la numero 23, che nel libro viene tradotta come la frana, e qui è l'usura del tempo. E ci dice: nella situazione attuale siamo oggetto di attacchi insidiosi da parte di persone mediocri e meschine. Costoro hanno conseguito innegabili successi e sono riusciti a sopraffare i migliori, sostituendosi ad essi. Questo non è un fatto straordinario e imprevedibile, anzi, rientra in quella specie di legge ciclica che vuole la prevalenza periodica dei mediocri. È un alternarsi, insomma, di meglio e peggio, e non ci veniamo a trovare in questo secondo periodo. E noi ci veniamo a trovare in questo secondo periodo. Poiché esso è temporaneo, ci conviene attendere la sua fine senza impazienze e non avventurarci in alcuna impresa. Ricordiamoci che per evitare la rovina dobbiamo avere una larga base, poggiare su robuste fondamenta di amicizie, di solidarietà. Le otterremo con la generosità e la bontà e potremo sempre contare, anche nei periodi più sfavorevoli, sull'appoggio di molti amici fedeli. Qui parla un po' della mancanza di equilibrio di cui vi dicevo prima, no? Andiamo a vedere la carta numero 53, che viene chiamata intimità e nel libro la traduce come lo sviluppo. Le trattative che conducono una fanciulla al matrimonio sono lente e graduali. Si tratta di cose importanti e impegnative che vanno condotte con oculatezza. Questo sistema va applicato anche in tutti gli altri casi che richiedano ponderazione, assumere un impegno, imbarcarsi in un affare, accettare una collaborazione, scegliersi un dipendente, firmare un contratto e così via. Sta bene che la vita stessa insegna a stare con gli occhi aperti e ad andare con i piedi di piombo, ma spesso, troppo spesso, ci si presentano occasioni che sembrano così lusinghiere da non doversele lasciar sfuggire e ci precipitiamo. Naturalmente, per svolgere gradualmente le nostre azioni è necessaria una costanza che non tutti hanno, perché è una virtù difficile, ma non si può proprio farne a meno. Se poi si intende mutare gli altri uomini, la gradualità deve accompagnarsi all'esempio personale. Una persona prima aggiusto me, ok, poi posso creare una relazione sana. Una persona intelligente quindi espande il suo esempio convincente e migliorando se stesso, influisce, migliora coloro che gli stanno intorno. Quindi ragazzi è necessario focalizzarsi prima nella vostra guarigione per poi riuscire a creare qualche cosa più in equilibrio, qualche cosa più in armonia e mi verrebbe anche da dire per amarvi di più. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti che a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi contattate via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione via mail, anche se poi in realtà è già tutto spiegato nella pagina web, comunque. E se per caso volete iniziare il lavoro sulle credenze limitanti per conto vostro, potete abbonarvi al canale. Anzi, la sezione degli abbonamenti è molto più ampia, sono per adesso 4 playlist, sono state create come una formazione in metafisica, però oltre a temi della metafisica, cioè sui chakra, su come potete definire i blocchi, su come lavorare i blocchi, insomma ci sono anche temi di metafisica, scusate, di metamedicina, che vi spiega un po' la psicosomatica delle malattie e in più trovate tutta la parte delle credenze limitanti, divise per settore, amore, lavoro, soldi, insomma date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla.
Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!